Passiamo alle altre cose. Allora, prima di passare alla UI, allo scripting, una buona notizia in termini generali: grazie a una modifica di comportamento, in genere le prestazioni riguardanti le operazioni legate a JSON sono migliorate, a volte anche in maniera drastica. Ne parleremo un po' più diffusamente quando vedremo le nuove funzioni. Comunque, se avete delle procedure, specialmente dei loop che scrivono in un oggetto JSON o che accedono leggendo dati con JSON GetElement da un JSON, le prestazioni sono decisamente migliori, in alcuni casi fino anche a 8-9 volte. Passiamo ai miglioramenti che riguardano la UI e le procedure di scripting. Abbiamo la possibilità di ricavare i campi presenti all'interno di un formato. Quindi, con questa istruzione, che si chiama appunto ricava campi su formato, otteniamo un oggetto, un JSON, che ci riporta il nome del layout e all'interno i campi presenti e il loro tipo. Quindi può essere utile se abbiamo bisogno di estrapolare questa informazione. Vedete, il nome del campo è il fully qualified field, quindi ha la ricorrenza di tabella, due punti, e poi il nome vero del campo, e poi dentro c'è il tipo. Abbiamo sotto macOS un ridisegno delle icone della barra strumenti e anche degli ispettori, che ora rispecchiano di più le linee guida dell'interfaccia di macOS. E cosa effettivamente interessante, la possibilità di aggiungere a un gruppo un oggetto che ne è al di fuori. Quindi questo è un gruppo, questo è un oggetto separato. Se noi selezioniamo entrambi gli oggetti, abbiamo la possibilità di aggiungere il tondo verde al gruppo senza dover separare il gruppo originario, che è veramente molto comodo, specialmente se abbiamo messo qualche elemento tipo un pulsante o qualcosa del genere al gruppo e non vogliamo rischiare di disattivare qualcosa che invece ci serve rimanga al suo posto. Quindi se facciamo così, vedete, adesso ho un gruppo di 3 oggetti e non c'è stato bisogno di fare niente al gruppo di partenza. A livello di script abbiamo finalmente la possibilità di collassare le istruzioni. Se abbiamo uno script che contiene dei costrutti if, loop, qualcosa che per capirci richiede una nidificazione di qualche tipo, ho la possibilità di collassare anche a più livelli. Quindi qua abbiamo l'else che posso collassare e l'else mi contiene un loop e me lo nasconde, oppure posso collassare soltanto il loop. L'aspettavamo da tanto, in effetti sembra realizzata bene, mi piace anche questa idea di avere un'indicazione visiva di che cosa andrò a chiudere praticamente, e sembra che funzioni bene, finalmente. Un'altra impostazione interessante è l'aggiorna formato. Questa opzione che troviamo nelle impostazioni aggiorna i formati quando lo schema cambia. Però la prima volta che l'ho vista mi sono chiesto: ma in che senso? Se vado a cambiare un campo, perché mai non vorrei che il formato scheda aggiornasse di conseguenza in riferimento a quel campo? È uno dei punti forti di FileMaker, quello di avere un data binding, come si suol dire, un collegamento forte tra i campi del database, le colonne del database e i campi, gli oggetti campo che io metto sul layout. In realtà non è a questo che si riferisce, è una cosa molto più sottile e sinceramente che io ho trovato sempre particolarmente odiosa. Allora, comportamento di default è attivo, naturalmente resta così.
di FileMaker, io vado in formato scheda e se ho un'etichetta che è stata creata con il campo e modifico il nome campo, oltre a modificare il puntatore del campo alla colonna del database per collegarlo a BBA, mi cambia anche l'etichetta. Allora, se voi pensate che ad esempio magari potreste decidere di adottare una convenzione di nomenclatura e quindi vi mettete a togliere tutti gli spazi dai vostri nomi campo, poi potreste ritrovarvi che anche le etichette che non c'entrano niente con i campi sono etichette, non dovrebbero essere così strettamente collegate al nome campo, perché questo è un testo che serve all'utente per orientarsi nell'interfaccia utente, questo è un oggetto del database, anche se rappresentato nell'interfaccia utente, quindi dovrebbero essere scollegate, o perlomeno dovremmo avere la possibilità di tenerle scollegate. Adesso, con questa opzione, noi possiamo decidere di non aggiornare l'etichetta e quindi se andiamo a cambiare il nome del campo, in questo caso vedremo che l'etichetta è rimasta con il vecchio nome, il campo naturalmente ha conservato l'associazione alla colonna del database, ma questo cambiamento non ha avuto alcun riflesso sull'etichetta, quindi se l'etichetta era formattata correttamente, aveva il nome corretto, eccetera, se noi andiamo a cambiare il campo e a mettere una convenzione di nomenclatura particolarmente poco amichevole, ma che per noi è chiarissima quando lavoriamo sotto il cofano, possiamo farlo. Questa è qualcosa che a me personalmente piace molto, però il comportamento di default comunque è che FileMaker si comporti come si è sempre comportato, ecco, quindi dovete volerlo disattivare. Abbiamo la possibilità di creare delle cartelle per le funzioni personalizzate, quindi possiamo creare una cartella, prendere le nostre funzioni e metterle dentro in modo da avere uno spazio più maneggevole e possiamo anche inserire i commenti nelle tabelle, non solo nei campi. Quindi abbiamo la possibilità di introdurre dei commenti e naturalmente visualizzarli come per i commenti dei campi. Anche questa è una cosa che comunque può aiutare nella gestione quotidiana dei lavori sul nostro database, specialmente quando prendiamo a mano un sistema su cui ha lavorato un nostro collega. Passiamo ora alle nuove funzioni. Una funzione veramente interessante è questa ricava testo da PDF. Ho caricato un PDF di una ventina di pagine e con una semplice istruzione, vediamo, ricava testo da PDF. La cosa interessante è che, come vedete, questo campo contenitore non è formattato esplicitamente per mostrare e gestire i PDF e il PDF inserito è stato inserito come file. Ma malgrado questo l'istruzione funziona comunque e anche molto bene e vediamo che in men che non si dica viene estratto il testo completo dal PDF, ma essendo un testo possiamo anche estrarne solo una parte. Adesso per fare un esempio ho preso soltanto le prime 50 parole, ma naturalmente possiamo fare cerca e sostituisci, rimuovere parti eccetera, oppure prendere questo testo, mandarlo a un motore di IA, farcene fare un riassunto, possiamo fare veramente, veramente di tutto. Altra cosa molto molto interessante, get id record dal gruppo trovato. Allora, all'inizio abbiamo visto che è possibile caricare i record usando questa nuova istruzione script. Vai alla lista dei record. Con questa funzione invece facciamo il contrario, cioè possiamo leggere automaticamente gli ID
dei record che sono nel nostro found set e passarli a quell'istruzione in modo da dirgli di caricare questi record. Questa cosa è fantastica se noi per esempio abbiamo la necessità di far eseguire a FileMaker un'operazione lato server, ma non su tutta la tabella oppure su un gruppo di record che posso ricavare comunque con una query SQL o con una ricerca in una data API, ma su qualcosa che lato client l'utente ha ricavato, magari facendo una ricerca complessa con 2 OR, 3 ometti e un limite al gruppo trovato alla fine, quindi io non ho modo di ricrearla facilmente lato server. Allora chiaramente potrei fare un loop, prendere tutti gli ID e spedirli su, oppure usare lista di e passarlo come parametro, eccetera. In questo caso invece automaticamente io posso decidere di creare, ad esempio qui ho isolato 4 record, li ricavo, poi per fare un esperimento ho deciso di aggiungere un altro ID, quindi in questa variabile record, vedete, dove c'è una lista che è stata ottenuta dall'istruzione getID record dal gruppo trovato, questa l'ha fatta automaticamente, ho detto ma se io aggiungo un ID, in questo caso il 55 che esiste, e poi chiedo a FileMaker di usare l'altra istruzione, la nuova istruzione script, vai alla lista record, passando come elenco degli ID da caricare questo elenco di record che ho trovato in una nuova finestra, per esempio, cosa ottengo? Ottengo che ho il mio found set che ho individuato più il record numero 55. Questo, pensate per esempio ad eseguirlo passandolo lato server, è una cosa veramente, veramente promettente. E infine, tra le nuove funzioni, JSON parse. Allora, fondamentalmente, consiglio di fare riferimento alla documentazione ufficiale di Claris perché il tema, per chi fa il mio lavoro, è piuttosto interessante. Cercherò di condensarlo molto rapidamente. Fino alla versione 21 FileMaker gestiva i JSON come una stringa a cui erano state rese accessibili le funzioni di manipolazione del JSON, ma ogni volta che noi usavamo JSON set element o JSON get element, il motore doveva trasformare in JSON e ritrasformarli in stringa. Adesso con JSON parse noi adottiamo lo stesso criterio, cioè FileMaker in realtà noi nemmeno ce ne accorgiamo, ma viene adottato lo stesso criterio che viene usato in altri linguaggi di programmazione. Quindi quando io invoco un oggetto JSON e uso JSON parse, questo oggetto è accessibile direttamente dai metodi e dalle funzioni che manipolano il JSON. Non c'è bisogno di ritrasformarlo in stringa e poi ritrasformarlo in oggetto, eccetera, ogni volta. Quindi, in soldoni, le operazioni di manipolazione del JSON, se noi usiamo JSON parse, sono enormemente più efficienti, specialmente in operazioni che coinvolgono dei loop. A volte, come dicevo in apertura di video, anche di 8-10 volte. E vediamo un piccolo esempio, non tanto di JSON parse che non è particolarmente significativo di per sé, ma se io passo un JSON, ad esempio, ho la possibilità, vedete, JSON parse è in grado di capire se il JSON non è stato analizzato, se è stato analizzato ma non risulta valido, oppure se risulta valido abbiamo che 1 è una stringa, 2 è un numero, 3 è un oggetto, 4 è un array, il 5 è un booleano, il 6 è un null e 0 è il classico JSON raw. Quindi in questo caso qui abbiamo passato un JSON non valido, questo è un oggetto, diamo questo è in effetti un oggetto, passiamo un array, vuoto ma non importa, eccetera.
Ecco, se usiamo JSON parse prima di manipolare il nostro JSON, vedremo veramente dei miglioramenti prestazionali e ragguardevoli. Infine, qualche altra novità: il tipo nei campi calcolati, piccola novità graditissima. Quando siamo all'interno della definizione database, finalmente, a parte il tipo di campo che ci viene indicato con il valore calcolo, vediamo anche che tipo di calcolo questo campo è. E se anche voi fate sempre quell'errore, se create un calcolo che deve restituire un testo e avete lasciato il default numero, almeno qui avete modo di accorgervene senza dover rientrare all'interno della definizione del campo, quindi decisamente gradito. Un'altra opzione che è disponibile se utilizziamo all'interno di uno script un sostituisce contenuto campo è la possibilità di eseguire le opzioni di emissione automatica se sono state impostate per quel campo, altrimenti se questa opzione viene deselezionata, sostituendo il valore non verranno applicati i valori di auto-enter. È stata migliorata la capacità dell'istruzione inserisci testo, che adesso supporta fino a 250 milioni di caratteri, quindi decisamente più di quanto normalmente serva a chiunque. Bene, questo è una piccola panoramica di tutte le funzionalità, escluso il grosso delle novità legate all'intelligenza artificiale, che, come dicevo, verrà affrontata in una serie di video dedicati all'argomento, e nel frattempo divertitevi con FileMaker 22.